una delle giornate più ventose di questo autunno. Comunque vorrei portarti a fare un giretto nell'orto per farti vedere un po' la situazione e farti vedere come sto cambiando l'orto in previsione del prossimo anno. Ci sono dei cambiamenti in corso, se segui il canale lo sai già. Ci sono anche una serie di cose interessanti che vorrei farti vedere. L'argomento è compost fresco, va bene, non va bene, ci sono un paio di esempi che voglio farti vedere. Partiamo subito dai nuovi letti rialzati. Se hai visto, di recente ho fatto un video in cui ne parlavo. Questi sono stati riempiti tra settembre e ottobre. Ti faccio un breve riassunto: la metà inferiore è praticamente tutto legname, scarti delle potature, ce n'è ancora un po' qui. La parte superiore è tutta, diciamo, compost autoprodotto, che però non era ancora finito. Diciamo che era un compost un po' in fase di decomposizione, ma visto che tanto ho intenzione di cominciare a usare questi due letti rialzati, questi cassoni dalla prossima primavera, ci sarà tutto il tempo per il compost di decomporsi con calma. Quello che però vorrei farti vedere sono questi due. Questi sono dei daikon, non so se riuscirai a vederlo, comunque te lo dico io, cioè sono daikon, lo riconosco, e il motivo per cui sono cresciuti questi due daikon, ti faccio vedere anche qui accanto, sta crescendo un pochettino di tutto, è perché il mio compost è formato da scarti di cucina nostro, scarti di piante, legnetti vari, la pollina, quindi gli escrementi delle galline, e soprattutto anche dal terriccio usato in cui ho coltivato i microgreens, nel quale comunque ci sono alcuni semi che non sono germinati, e avendo riempito questi cassoni con il compost fresco, diciamo che nel tempo hanno cominciato a germinare un po' di cose, tra cui questi daikon. E il punto è che stanno crescendo, e anche bene, cioè se si vede le foglie hanno un bel colore anche, e stanno crescendo nel compost fresco e legname sotto, quindi discorso carbonio, fame di azoto, eccetera eccetera. Ora vediamo cosa succede, perché finché non li vado a raccogliere non so esattamente come saranno, magari saranno storti, magari un po' sciupati, non lo so. Fatto sta che stanno crescendo nel compost fresco. E parlando di compost fresco voglio farti vedere anche un altro caso interessante: due cavoli, ora siamo entrati nella serra, entrambi coltivati nel compost piuttosto fresco ma con risultati opposti. Qui abbiamo un cavolo cappuccio che, al di là dei vari attacchi, probabilmente non si vede dal video, ma la dimensione è enorme. Ma la cosa interessante è che a mezzo metro di distanza, cioè questo è un cavolo cinese, si chiama Haksai in giapponese, a parte che è divorato, attacchi su attacchi, ma poi è pieno di afidi. Questo solitamente succede quando c'è troppo azoto nel terreno, comunque con un compost non maturo, se vedi è veramente completamente pieno di afidi. Quindi ecco, è interessante questa cosa che a distanza di mezzo metro, con il compost che è il solito, è stato messo nel solito periodo, ci sono stati due risultati così diversi. Quello che voglio dire è che si sa che non si deve coltivare nel compost fresco, però ecco, fai delle prove anche per conto tuo e valuta poi i risultati. Per esempio quest'angolo, anche questo con compost abbastanza fresco, stanno crescendo bene queste cose. Anche qui ci sono delle lattue che le ho già raccolte, queste sono delle romane, le sto raccogliendo non a cespuntero, faccio la raccolta foglia per foglia. Usciamo dalla serra, abbiamo visto già i letti rialzati e vediamo il resto dell'orto. Vi faccio vedere qui all'inizio, questi sono piselli che li ho seminati perché l'anno scorso, seminando i piselli in autunno, poi sfalciandoli a inizio primavera, facendoli decomporre con l'occultamento, ho avuto dei risultati stratosferici e quindi voglio riprovare quest'anno. Questi piselli non sono semi particolari da sovescio, sono dei semi vecchi che avevo, dei microgreens, varietà che non coltivo più, e quindi le semino qui per arricchire il terreno. L'anno scorso ha funzionato, vediamo cosa succede quest'anno. Qui gli spinaci sono ormai andati, le barbabietole ormai dovresti sapere che ne coltivo tantissime. Ho fatto anche un video con una ricetta qualche giorno fa che ti consiglio di andare a vedere, perché è una ricetta spaziale, credimi. Qui quello che rimane delle carote, anche qui non ci sono stato dietro, comunque un po' le sto raccogliendo. Qui cavoli cinesi, quello per fare il kimchi, per intendersi. Qui cappucci su cappucci, veramente tantissimi. Tanti sono un po' sciupati, smangiucchiati, eccetera eccetera, però devo dire una cosa: io non ho fatto quest'anno nemmeno un trattamento contro la cavolaia in questo caso,
niente di niente sui cavoli. Quindi sì, ci sono state delle perdite, cimici insieme alla cavolaia, eccetera, eccetera, però sto raccogliendo comunque in abbondanza. È chiaro che se lo fai a livello professionale, non lo so, valuta te, però io, visto che avevo tanta roba, ho deciso di provare e un po' di perdite sì, ma ho anche raccolto tranquillamente senza fare alcun tipo di trattamento, nemmeno quelli naturali. Qui ancora dei piselli seminati un pochino dopo per il sovescio, qui ci sono dei cavolfiori andati, stra-andati tutti, si vede. Tra l'altro, vabbè, io ho preso dei cavolfiori, questi sono precoci, sono cavolfiori rosa, mi hanno dato. Io l'avevo presi bianchi, ma devono aver sbagliato l'etichetta, l'azienda che produce le piantine. Qui qualche broccolo lo sto raccogliendo, invece ce ne sono ancora altri. Ho fatto 2 file, una precoci e uno tardivi. Anche i tardivi però vedo che sono praticamente pronti. Qui c'è il broccolo romanesco che però è tardivo, mi sembra un 120 giorni, ho comprato le piantine, quindi ancora non si vede, però arriverà, spero, fra dicembre, forse gennaio, chissà. Cavolfiori, meno male avevo seminato anche quelli tardivi e questi decisamente meglio. Io spero che si senta oggi l'audio perché con questo vento non lo so se sta entrando nel microfono, me ne accorgerò in fase di montaggio. Qui invece dove c'erano i pomodori e nel mezzo c'era il prezzemolo, c'è un campo di prezzemolo. Questo è il prezzemolo riccio che è molto decorativo, come sapore è simile comunque al prezzemolo classico. È diverso, ma comunque è sempre un prezzemolo. Siccome è molto usato in Giappone, allora io faccio questa varietà. Cavolo nero, immancabile in un orto in Toscana. Anche qui non ho fatto trattamenti, qualcosina ho perso, però lo sto raccogliendo già da un po', sono molto contento. Comunque è bello, dai. Qui accanto c'è una bella fila di fave o baccelli, non so come li chiami, e accanto ci sono i piselli. Facciamo un salto. Piselli questa volta per la raccolta, non sono da sovescio, questi li ho messi per la raccolta. Sono rampicanti, ho voluto provare, visto che avevo già le reti già da qualche anno, le sto usando, e i pali di ferro, ho detto ma li uso. Qui ho ancora un bel po' di daikon, tra l'altro ne devo raccogliere 2 o 3 oggi. Avevo fatto un video che ho fatto delle prove con il trapianto quest'anno, che lo so che sembra incredibile, ma è possibile trapiantarlo in determinate situazioni e per determinate esigenze, cioè non è che il trapianto è meglio della semina, anzi, cioè la semina è meglio, ma è bene sapere che anche il daikon, così come le carote, solo che le carote non è che ti puoi mettere a trapiantare, le carote te ne servono tante, non è che puoi trapiantare 500 carote, il daikon comunque te ne bastano pochi, quindi se c'è necessità puoi anche pensare di trapiantarlo. Comunque c'è il video, se mai vallo a vedere. Allora, qui ci sono cavolini di Bruxelles, anche questi l'ho raccolti in questi giorni, però guarda, stanno ricrescendo. Meno male ne avevo piantate tante piante perché sono venuti un pochino strani. Eccoli qua. Anche qui ho fatto 0 trattamenti, infatti è passata cavolaia, un po' di tutto, cimici. Però va bene. La prima fase li ho tenuti sotto la rete antinsetto, siccome l'ho trapiantati mi sembra a fine luglio, quindi ho fatto la prima fase con la rete antinsetto per evitare, quando le piantine erano piccoline, che venissero subito dilaniate, distrutte. E poi a un certo punto, non mi ricordo quando, forse verso settembre-ottobre, ho levato la rete antinsetto e diciamo che mi ha consentito di dare un po' di vantaggio a queste piante, che sono state poi attaccate dopo, ma va bene, dai. Ora ci dobbiamo fermare qui perché c'è la zona segreta qui dell'orto in cui non posso filmare, grande segreto di Stato che verrà rivelato il prossimo anno. Quindi riassumendo, considerato che non ho fatto alcun trattamento, non ci sono stato dietro perché non avevo tempo, direi che poteva andare peggio. Stiamo mangiando in abbondanza, anzi certe cose veramente troppo. Infatti ho fatto anche un video in cui parlo del fatto che sto riducendo l'orto, sto riducendo molto l'orto diciamo a terra e sto puntando molto di più qui sulla serretta, i nuovi letti rialzati che chissà magari il prossimo anno aumenteranno anche, non lo so, se ho i soldi per comprarli o per farli. Il problema tanto principalmente lo sai è il compost e più che altro grandi speranze per questa serretta che quest'anno è andata molto bene, però adesso sto puntando proprio tutto sul sistema no dig. A proposito, raccogliamo questo cavolo.
Guarda com'è appeso. Tutte queste foglie, guarda, ne porto un po' a qui qua, che sono le mie galline, e un po' le butto nel compost. Dai, bello, bello grosso. Ti ripeto che è stato coltivato in compost ancora non completamente decomposto, con molta pollina al suo interno. Direi che le radici non si sono bruciate. Un nostro amico, sicuramente se coltivi cavoli lo conosci, non ha bisogno di presentazioni. Quindi ora che ho raccolto il cavolo, cosa succede? Qui come vedi ho lasciato le radici dentro, ho tagliato di netto ma le radici le ho lasciate dentro e mi rimane, ho levato quelle 2 o 3 infestanti che c'erano e adesso semplicemente metto delle foglie, cioè avevo delle foglie qui pronte che avevo raccolto nei giorni scorsi e adesso copro e ci vediamo in primavera. Per quanto riguarda invece questo, pieno di afidi attaccato, è anche molle proprio, questo è proprio da buttare via, lo taglio e lo butto via. A mezzo metro di distanza dal cavolo cappuccio che ho appena raccolto, che invece è venuto bello bello. Allora, queste un po' si buttano qui. Mentre vado a raccogliere un paio di daikon perché mi servono a casa, ti dico anche cioè, cosa sto facendo nell'orto a novembre. Sto preparando per il prossimo anno, ma più che per le verdure, che ho già preparato la serra e i letti rialzati, poi ti ho fatto vedere prima che ho fatto dei sovesci, che semplicemente ho piantato dei piselli, dei vecchi semi di microgreens, perché mi costa 0 euro, sono cose che ho già lì e mi concimo il terreno così a gratis, ma principalmente sto preparando la terra, sto preparando la terra, sto facendo degli aggiustamenti. Forse mi avrai sentito dire più volte che cambierò prodotto il prossimo anno, è una cosa che sto già facendo da più di 2 anni segretamente, continuerò a farla e però il prossimo anno finalmente sarò in grado di dirlo e di vendere questo prodotto. Non vedo l'ora, devo ancora tenere la bocca chiusa, però sono contentissimo. Quindi le mie giornate principalmente sono un pochino a preparare, a predisporre, diciamo, per l'espansione di questa cosa. Gli ortaggi li sto toccando veramente poco, ti dico la verità. Diciamo, quello che mi viene, quello che non mi viene, non mi viene. Quest'anno è andata un po' così. Brutto però enorme. Che queste foglie un po' le mangiamo noi, un po' si danno a qui qua e un po' vanno nel compost. Allora, sono tornato a casa per farti vedere anche il resto dell'orto e soprattutto per dare a qui qua quanto promesso. Quelle lì loro hanno già capito, loro mi hanno già visto arrivare e sanno che sarà una grande colazione. Bimbe, questa è roba buona, c'è anche gli insetti nel mezzo. Non litigate che ce n'è per tutti. Allora, questo è il vecchio letto rialzato, quello famoso di 7 metri che ho costruito semplicemente mettendo in fila dei legni, con cui ho avuto risultati straordinari, ma che sto svuotando, come vedi, perché qui, dove prima sorgeva l'orto in realtà prima era anche laggiù, però l'avevo ridotto a questa zona qua e adesso invece lo leverò anche da qui perché al suo posto sorgerà una cosa molto interessante che dovrei essere in grado di farti vedere entro metà dicembre, fine dicembre, forse fine dicembre. Comunque qui ho avuto una grande coltivazione di finocchi quest'anno. Diciamo che il problema è che sono venuti tutti e anche grossi. Ho avuto dei finocchi da 800 grammi, no, forse anche più di 800 grammi. E visto che in estate qui c'erano le patate, evidentemente qualcheduna me la sono scordata nel terreno e ce n'è una, due e tre. E io provo a far finché non devo levare tutta la terra di qui, le faccio andare. Vediamo se riesco a raccogliere le famose patate autunnali che è già un po' che volevo fare, già qualche anno, però poi non ho mai l'occasione. Vediamo se in questo modo del tutto casuale invece questa volta riesco. Qui forse avevi visto che avevo messo l'aglio e l'aglione e forse avevi anche visto che le galline mi avevano scavato tutto perché una notte mi ero scordato di chiudere la gabbia. Allora, qui adesso sta spuntando un pochettino d'aglio, l'aglione ancora niente. Ah no, qualcosa sta spuntando, però bisogna vedere se è aglione o aglio normale, perché, ripeto, avevano scavato tutto, quindi bisogna un pochino vedere cosa hanno combinato. Ormai aspetto di vedere cosa spunta, cosa non spunta e poi
semmai risemino un'altra volta. Qui è quello che è rimasto delle fragole, qualche aromatica. Questo è un progetto che, se andrà in porto, te lo farò vedere a fine primavera. Questa è una cosa molto giapponese. Vabbè, te lo dico, dai, la radice di bardana, in giapponese si chiama gobo. Sto provando questo sistema, attivarlo in busto perché è una radice molto lunga, vediamo cosa succede. Qui quello che rimane delle zucche. Va bene, dai, siamo arrivati alla fine di questo delirio oggi. Spero che comunque sia stata una giratina interessante. Grazie per aver visto il video fino alla fine, ci vediamo alla prossima. Ciao. No, non c'ho altro, sono venuto a farvi salutare la telecamera a fine video. Mi sembra che ce ne sia abbastanza, no?